Buongiorno, buongiorno a tutti, buon venerdì 5 gennaio e benvenuti al primo episodio di A Gamba Tesa di quest'anno, ovviamente insieme a me e insieme al carissimo Leonardo Menini. Ciao Leo. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao Davide. Purtroppo questa siamo stati forzati a farla da casa, Purtroppo sì. quindi non ci possiamo picchiare, non ci possiamo prendere a male lingue. In realtà sì, lo faremo, ma io vi invito, oggi non condurrò io, ma lo farà Davide, vi invito a mettere like ovviamente a questo video perché lo state facendo in tanti, ci state mostrando il vostro affetto, ma dovete continuare a farlo, lo sapete ormai, però per noi è tanto importante i like perché vuol dire che questa trasmissione, questa vaccata di trasmissione vi piace. Ovviamente diteci anche nei commenti cosa ne pensate, perché Davide oggi il grande argomento è mercato sì o mercato no, ma non Sì, è solo mercato sì o mercato no, è soprattutto giovani della primavera sì o giovani della primavera no? allora innanzitutto voglio dire che dovessimo arrivare, non so, 400 like ti bastano? Sì, mi piace. 450 like mi taglio la barba per il preview di, domani mattina, oppure no, di Sotto, domenica sotto, sotto, mattina, sotto. oppure di sabato sera. Se arriviamo a 400 like me la taglio e faccio 2 video nel giro di 24 ore, praticamente uno con uno senza, completamente destabilizzante questa cosa. Anche io vi invito a lasciare like per supportare tutto quello che facciamo, per supportare il nostro lavoro. A voi non costa niente, se vi piace il nostro contenuto a noi fa molto 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 comodo e quindi se volete sapete dov'è il tastino qui sotto. Ma Leo, partiamo con la domanda di fondo di questo A Gamba Tesa. La domanda di fondo è, e l'hai anticipata tu, però io la pongo come domanda e voglio sentire subito, anzi prima pongo la domanda, ti dico due cosine e poi voglio sentire la tua. Perché? Perché con questi giovani, con questa esplosione, tra virgolette, dei ragazzi del nostro vivaio, i vari Simic, i vari Gimenez, eccetera, eccetera, c'è veramente bisogno di andare sul calciomercato invernale per rinforzare questa rosa, e renderla ancora più competitiva per lottare per gli ultimi tre obiettivi che ti rimangono, che sono la Coppa Italia, dichiarato, l'Europa League, dichiarato, e provare una rincorsa all'Inter molto difficile, ma blindare il quarto posto in campionato. C'è bisogno di andare sul mercato o questi giovani possono fare la loro storia, cominciare la loro storia con il Milan e entrare a far parte delle rotazioni fisse della prima squadra? Il Milan, Leo, ha delle necessità sul calciomercato perché sono delle necessità chiare. In difesa, perché manca il difensore centrale, perché sono praticamente tutti rotti, Tomori, Ciao, Calulu, Pellegrino sta per tornare, però anche lui non sappiamo, cioè vorrei dirvi che sappiamo qualcosa, ma non lo sappiamo. Servirebbe anche un terzino, un vice Teo, no? Questa cosa del vice Teo che ormai rimbalza tra le bocche dei tifosi da anni, un centrocampista perché Rade Krunic è sempre più vicino all'addio e perché in questo mese Isma Benasser è in Coppa d'Africa, e sembrerebbe un attaccante, anche se il rendimento di Luka Jovic sta un pochino cambiando le carte in tavola a casa Milan. Ma Leo, io te lo chiedo, ma a parte che so già quello che mi dirai e so già che non sarò d'accordo con te, o meglio in parte, ti chiedo, c'è veramente bisogno di andare sul mercato? Allora, prima di risponderti te la contestualizzo, nel senso, sì, c'è bisogno di andare sul mercato, ma io prendo la parte del no nel mercato dei non convinti. Cioè, io ho l'impressione che in questo momento il Milan stia cercando dei profili per necessità, sicuramente, ma che non sia in realtà granché convinto dei profili su cui sta andando. Mi sembra non che stiano andando a tentoni, ma che nessuno dei profili che finora il Milan sta trattando realmente interessano così tanto al Milan, alla dirigenza del Milan, ma anche magari lo stesso allenatore. Mi spiego. Il Milan ha trovato in Giancarlo Simic per me una validissima alternativa. Ha riportato all'ovile Matteo Gabbia, ma in questo momento per me Simic ha dimostrato di più in queste poche partite che ha fatto con la prima squadra, ma anche con quello che ha fatto e che sta facendo bene in primavera con Ignazio Abate. Per me Simic può giocare sia in Serie A che in Coppa Italia. Non potrà giocare in Europa League per questione di liste, ma potrà giocare in Serie A in Coppa Italia e per me in questo momento va fatto giocare. Vogliamo prendere il ragazzo dal Brest? Va bene, ma siamo davvero convinti di spendere 12 milioni per lui o è un altro tipo Pellegrino? Io è questo che dico, se andiamo a prendere un profilo che realmente piace alla dirigenza, realmente piace all'allenatore e realmente è utile anche negli anni futuri, va bene.
ma per andare a prendere l'Englè di turno io faccio giocare Simic. Stesso discorso per Terracciano, va bene Terracciano, italiano, 2003, duttile per carità, ma con questo Jimenez visto, e non è la prima volta, sì, è la prima volta che lo vediamo in prima squadra, ma è già tutto l'anno che in primavera sta giocando molto bene, sia a sinistra che a destra. Ma c'è bisogno, per esempio, Terracciano, che può essere un buon profilo, lo si prende a 3-4 milioni, ma bisogna essere convinti, bisogna farlo crescere, altrimenti si fa giocare Jimenez. Poi che Jimenez rientri nel discorso del contratto, che a 5 milioni c'è il riscatto, va bene, però bisogna farlo giocare. Lo stesso centrocampo esce Krunic, bene, ma prendi qualcuno di cui sei convinto, altrimenti fai giocare Zeroli. E questo discorso per me vale principalmente per questi tre giocatori. Il vice Teo c'è anche Bartesaghi, che ormai è quasi stabile in prima squadra. Si parla tanto, Davide, di giovani, di lanciare i giovani, di tutte queste cose qui, Mh. ma quando ne hai la possibilità e li hai validi, e il Milan li ha validi, vanno fatti giocare. È una stagione che ad oggi ha sì ancora tanto da chiedere, però fino a un certo punto in Europa League, in Serie A e in Coppa Italia. Quindi perché non far giocare questi giocatori, ma andare a intervenire non essendo granché convinti, tipo Ghirassi, tipo questi giocatori qui, capito? Io dico solo questo. No, ma allora, in parte cioè capisco il tuo discorso Leo, come sempre capisco sempre tutto quello che dici, Grazie. raramente no, perché la tua esposizione è comunque molto lineare, Notevole, molto notevole. fluida, a volte forse un po' troppo elementare, però ce lo portiamo a casa. Tanto con questo setting se mi avvicino ho mezza faccia all'ombra, il lato scuro della luna. Dal lato oscuro della luna, caro Leo, ti dico che sì, sono d'accordo. Ho visto, io ero allo stadio in Coppa Italia, so che c'eri anche tu, e ho visto due giocatori di personalità su tutti, che sono Giancarlo Simic e Alex Jimenez. Però, e l'hai detto anche tu stesso, c'è da battagliare per questi tre obiettivi che ti sono rimasti. Il percorso è difficile perché già tra una settimana è l'Atalanta, quindi il prossimo, cioè uno dei tre obiettivi potrebbe già saltare. Arrivare da qui alla partita con l'Atalanta a fare delle grandi mosse di mercato, io sinceramente non me l'aspetto, cioè ci sarà il solo Matteo Gabbia e appunto uno di questi ragazzi della primavera. Poi c'è l'Europa League, che non è una competizione facile, che non è assolutamente una competizione facile, e poi c'è la corsa Serie A, che adesso l'Atalanta sta cominciando a migliorare, anche la Lazio sta cominciando a risalire, la Fiorentina gioca bene, il Bologna è la sorpresa, cioè anche se non punti alla rincorsa all'Inter, comunque il quarto posto lo devi blindare anche dovessero esserci 5 posti in Champions. Per questa ragione qui io ti dico che mi prendo Giancarlo Simic, me lo tengo, me lo faccio, me lo metto nelle rotazioni, cerco di dargli spazio. In campionato magari una trasferta tipo quella di Empoli secondo me potrebbe essere la partita giusta, quel tipo di partite lì lo faccio giocare. Ok, Matteo Gabbia, ma preferisco andarmi a prendere un Terracciano che un Jimenez. La ragione principale è che Jimenez non è nostro. Jimenez non è nostro, mi piace tantissimo. Ho visto una personalità che in un giovane di quell'età dal vivo a San Siro non vedevo da tanto. Al calciatore non è nostro. Tu vai con 5 lo prendi, il Real arriva con cifra X che potrebbero essere 6, 7, 8, 9, lo riprendono perché lo Ma ti riprendono di sicuro. accordi, ti vai ad accordare, Davide, su quello, gli Sì, dici va bene, quanti ne vuoi? 10 adesso, 10 adesso. Ragazzi, i giocatori giovani vanno fatti sì, giocare. e sono d'accordo, stiamo parlando, a me personalmente Terracciano piace tanto, l'ho visto 2 o 3 partite quest'anno col Verona, l'ho visto per esempio alla trasferta di Torino dove secondo me ha giocato titolare, non ha sfigurato, anzi è stato uno dei migliori del Verona per quanto le mie letture delle partite possano essere condivisibili o meno. Io ho un profilo così 2003 a 4 milioni di euro, che mi ha già fatto vedere diverse cose in Serie A, che mi ha già fatto vedere che si sa adattare, che mi ha già fatto vedere che ha determinate qualità, io me lo prendo. Gimenez o no, cioè Gimenez è un 2005 che può continuare a fare il suo percorso tranquillamente tra Youth League e Primavera, perché anche alla Primavera i ragazzi a Abate servono, perché abbiamo visto appena ne sono venuti su 3 o 4 il Milan Primavera ha magicamente smesso di vincere. Vabbè, ma Può serve a continuare. quello però che può perdere tutte le Sì, partite, cioè, se voglio bene a Batte, ma può perdere tutte le partite. no, son Basta che ti d'accordo, fai però accorto.
Però se tu vuoi costruire, Leo, una qualcosa che parte dalla primavera e che poi arriva ad una seconda squadra eventuale, perché l'idea è sempre più concreta quella della seconda squadra, e poi sfociare nella prima, ecco, avessimo avuto già una seconda squadra adesso, io ti avrei detto, cavolo, quello del Milan è un grandissimo progetto, stanno venendo fuori dei nomi, vediamoli all'azione in Serie C. Cioè io Kevin Zeroli, che secondo me è uno dei migliori prospetti, ho visto tante partite da primavera, Kevin Zeroli è veramente uno dei migliori prospetti da mezzala in quel tipo di centrocampo. Va addirittura bene per il calcio di Stefano Pioli, per l'ultimo calcio di Stefano Pioli, ha delle caratteristiche che vanno d'accordo per questo calcio che tu definisci equino, però secondo me non è pronto e neanche secondo il mister. Mi esce Krunic, Leo, mi esce Krunic Eh, che ha fatto titolare le prime 10 partite e non mi entra nessuno. Io voglio un profilo a centrocampo. Dovessi scegliere, io andrei con l'unica priorità di questo mercato a centrocampo. Cioè, io voglio che Krunic venga sostituito da un profilo pronto ad entrare nelle rotazioni in Serie ma A chi ha già quella cifra subito. però? Chi ha quella cifra? Non ti arriva, non sei convinto in realtà dell'obiettivo, non è Ma un chi te lo giocatore che dice? dici Ma perché Simica. Moncada è venuto a dirtelo a te che non è convinto di prendere Brassier o di prendere Terracciano? Secondo me con qualche... E poi in attacco, per esempio, dove... Allora, con questo Jovic stanno cominciando, l'abbiamo letto in questi giorni, a casa mia, a valutare di non fare niente, Leo, però due punte per tre competizioni, che già la settimana prossima possono diventare due, però per tre competizioni sono secondo me un po' pochine. Magari andare a puntare un profilo alla Mandzukic che renda meglio di quanto ha reso Mandzukic, cioè quest'idea qui. Hai già due punte che hanno... Popovic, arriva c'è anche lui, ma fallo arriva lui, giocare. C'è il arriva... Manchester City che lo voleva Sì, prendere, il Milan lo va a prendere, ma sì, varrà Leo, sto ragazzo. Il Manchester City arriva, vede un giovane forte, lo compra, è successo tipo con Douglas Luiz dell'Aston Villa, lo compra, poi non lo fa giocare, dice vabbè dai, lo regalo al primo che viene a chiedermelo, cioè fa così con tutti. Quindi Popovic può essere l'ultima ira di Dio come un giocatore di basso livello, però è vero, potrebbe arrivare Popovic, non l'avevo considerato e lì sarebbe pieno, tra l'altro sarebbe pieno lo slot, però per esempio Bartesaghi, cioè Bartesaghi ha fatto pochissime partite con la primavera, forse le prime due, e è quello che è da più tempo nelle rotazioni dei titolari ed è quello che sta avendo paradossalmente meno fiducia. Situazione Perché? Bartesaghi? Perché non c'è per me il motivo. Se qualcuno mi spiega il perché di questa cosa va bene, altrimenti, ripeto, per quanto mi riguarda, per come sta andando la stagione, ci sono delle squadre in Serie A, Davide, quest'anno l'abbiamo visto nel Cagliari, nel Sassuolo, nella Salernitana. Dai, dove mi vuoi davvero dire che Giancarlo Simic non può giocare in una partita del genere? È un po' quello, la Serie A No, si è ma livellata verso il ha fatto basso. vedere di poterle giocare a Giancarlo Simic. E Infatti io allora ti ho fatelo detto, giocare. se dovessi prenderne uno, io scelgo questo giocatore qui e lo inserisco. Però Leo, cioè tra comunque qualche, metti Ma un scusa, con mese e tutto il bene mezzo, che due voglio a mesi. Brassier, Davide, ma chi è Brassier? Cioè, perché io devo prendere Brassier a 12 milioni se facciamo buona stagione? Non lo metto in dubbio, non voglio dire questo, saranno un sacco di conoscitori di Brassier. Ma dobbiamo spendere 12 milioni per Brassier. Cioè, nel senso, capiamoci, ragazzi, adesso io li voglio bene, però non è che voglio dire che devono arrivare per forza dei Ho campioni, non lo capito. so. Però hai Simic, adesso gioca Simic, hai visto che è un giocatore con personalità, va bene. Poi il difensore lo deve anche Gabbia, Davide, un'operazione che a me mi lascia dubbioso, perché in realtà io non No. so quanto lui sia felice di tornare uno, due, non so quanto in realtà il Milan alla fine dei conti pensi che Matteo Gabbia possa valere di giocare nel Milan, perché se l'ha mandato via in prestito, forse due domande ci dobbiamo fare, lo prendi per necessità e a me mi sta bene, ma dico occhio a non buttare i soldi, bisogna essere convinti del giocatore che si acquista, piuttosto uno in meno, ma Mm? valido, forte su cui punto, piuttosto che un rimpiazzo, un rincalzo, una toppa, un top. Questa roba qui per me in questa stagione no, perché il Milan deve costruirsi il suo futuro Mm. dalla prossima, da giugno in poi. E il futuro lo costruisce anche con Simic, anche con Zeroli, anche con Jimenez, perché magari l'anno prossimo hai risolto tre slot. Occhio però Difensore, Leo, terzino e Cicci. perché i rincalzi a volte e a volte anche spesso possono diventare delle prime scelte. Arrivo Tipo come Mandzukic. rincalzo
e non tipo Mandzukic, il mio era un paragone a livello di età, a livello di profilo di giocatore, cioè se il Milan aggiunge un giocatore del genere magari riesce a pagarlo anche poco, dico lo metto lì, gli faccio magari sono in emergenza totale, mi accordo con lui, gli faccio fare 1 o 2 partite, va bene così. I rincalzi però possono diventare, però a proposito di vari Brassier, i vari giovani della Poi primavera. lo chiediamo a loro perché siamo in Esatto, chiusura. diteci voi cosa fareste, cioè Simic dentro nelle rotazioni, Zeroli dentro, Gimenez sì, Gimenez no, volete un centrocampista, preferite puntare sul difensore, Terracciano del Verona, che profilo vi sembra? Cioè c'è tanta carne al fuoco in questa gamba tesa, come sempre commento qui sotto, ricordatevi ancora una volta di lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i nostri contenuti. Leo ti ringrazio. Grazie, visto Tu come ero carico anche da lontano, sì, oggi tu ti e, avrei massacrato, mamma mia. e la tua squadra di under 13 del futuro, siete carichissimi, rimarrete così. Io ti saluto e ti ringrazio. A Ciao, ciao presto. Davide, ciao a tutti. Commentate, lasciate like, continuate a seguirci, ragazzi. Un abbraccio. Un saluto anche da parte mia, ci risentiamo oggi con Mattino Milan barra Obbligo di riscatto e tutti gli appuntamenti sul canale YouTube di Radio Rossonera, e noi ci vediamo con me personalmente con il preview di Empoli Milan. Non so se uscirà sabato sera o domenica mattina perché giochiamo alle 12:30, credo sabato sera, però nel caso, nel dubbio, rimanete aggiornati e attivate la campanella che serve proprio in questi casi. Ciao a tutti.